nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo bellissimo vestito che potete usare anche come copricostume, che io ho deciso di chiamare Candy. Questo perché il filato che ho utilizzato è la Candy della Stelly Yarn. Questa cake da 280 grammi che misura 900 metri ed è 100% soffice cotone, è veramente morbidissimo e leggerissimo addosso. Io ho utilizzato la cake numero 873, ho utilizzato una sola cake lavorando con l'uncinetto del 4,5. Vi faccio vedere anche altri colori disponibili sul mio sito Filati Elsa e veramente ce ne sono tantissimi. Abbiamo questo che all'interno vado col bianco con questo meraviglioso rosa fino ad arrivare a un marrone, mentre qui abbiamo invece una colorazione molto più estiva perché all'interno abbiamo una sorta di pesco che poi va sul rosa, sul viola e ad arrivare a questo splendido grigio. Come vi dicevo, però sul sito sono disponibili tantissimi colori per poter realizzare appunto questo vestito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho utilizzato una sola cake e il vestito, anche se non si vede, mi arriva sopra le ginocchia ed è, come potete vedere, morbido addosso, non stringe. Per una taglia L io vi consiglio già 2 cake, per una taglia M invece dipende. Se volete che sia soltanto morbido, quindi non troppo ampio, potete utilizzare una sola cake, solamente vi verrà un po' più corto rispetto al mio. A me arriva fino a sopra le ginocchia, a voi verrà a metà coscia. Quindi se invece lo volete comunque lungo e volete farlo ancora più morbido, io vi consiglio in questo caso di andare a prendere 2 cake. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, è una lavorazione in top down. Sopra ho optato per questa lavorazione più forata, mentre sotto abbiamo una lavorazione più compatta, e non vi preoccupate perché, come vi ho accennato all'inizio, potete fare tutti gli aumenti che volete nella parte inferiore per avere la gonna ancora più morbida, quindi magari anche pieghettata. Potete fare veramente tutti gli aumenti che volete perché il punto lo permette. Io ho fatto degli aumenti prima di arrivare ai fianchi per allargarlo un pochettino e poi un ulteriore aumento che comunque vi spiego tutto nel tutorial per allargarlo sui fianchi, proprio una volta arrivati ai fianchi, per averlo bello morbido qui. Quindi veramente potete fare tutti gli aumenti sia per quanto riguarda il sotto sia naturalmente per quanto riguarda lo sprone. Detto ciò, come sempre io vi ricordo inoltre che potete acquistare il PDF dove vi spiego giro per giro come realizzare la creazione con i suggerimenti per le taglie più grandi, sempre sul sito Filati Elsa. Ora, se decidete come sempre di realizzare questa creazione, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio o anche come Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Stelly Yarn linea Candy, questi fantastiche cake da 280 grammi. Il colore che ho scelto io è questo, dove si inizia con il marrone all'interno e si va a terminare con il bianco, ma qui ci sono anche altre colorazioni che sono una più bella dell'altra. Ora io vi farò vedere un campione perché con il marrone non si nota bene, quindi io preferisco farvelo vedere con un colore più acceso, ma vi faccio vedere la lavorazione perché io qua già sto lavorando, come potete vedere, del mio vestito. Allora è top down, montiamo con l'uncinetto del 4,5, io ho montato 100 catenelle. La lavorazione si ottiene su multiplo di 2 per ogni lato e 4 catenelle per gli angoli. Ora con 100 catenelle io ho uno scollo che va da questo punto a questo punto di circa 23 centimetri e ho quindi per le maniche 7 maglie alte allungate, mentre per il lato avanti e il lato indietro ho 14 maglie alte allungate. Per una taglia M io vi consiglio di andare a montare 108 catenelle, ossia questo vi permetterà di avere un motivo in più per lato, quindi 15 avanti e dietro e invece 8 ai lati, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 8 motivi in più rispetto a me, in modo tale poi da avere 2 maglie alte in più per ogni lato, quindi davanti e dietro ne avrete 16, ai lati ne avrete 9. Non mettete troppe catenelle in più perché altrimenti lo scollo vi viene troppo largo. Poi se volete lo scollo largo potete mettere anche più catenelle. Ricordatevi sempre che per ogni angolo sono 4 catenelle, per ogni lato il multiplo è di 2 catenelle. Detto ciò, quindi, come vi ho detto, io vi farò vedere un piccolo campione, in realtà in modo tale da vedere appunto come si va a fare la lavorazione. Allora, come potete vedere qui ho un piccolo appunto campione per farvi vedere la lavorazione. Io naturalmente adesso vi farò vedere il campione e vi ricorderò, quindi ripeterò quante maglie sono andata a fare per la mia lavorazione più vera e propria e quante ne dovete fare per la taglia più grande. Quindi andiamo a fare la nostra lavorazione e andiamo a creare il nostro primo angolo facendo 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta allungata,
2 catenelle di separazione, prendo una volta il filo sull'uncinetto, rientro dentro la catenella iniziale, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco dal primo filo sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo ed esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto. Questo è per avere la nostra maglia alta allungata. Quindi adesso andiamo a fare quello che dobbiamo fare per il nostro lato. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta allungata. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo sull'uncinetto ed esco dal primo filo, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo ed esco dagli ultimi 2 giri sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra il ventaglio e la maglia alta e vado a fare una mezza maglia alta e si ricomincia. Quindi salto una catenella e di nuovo vado a fare una maglia alta allungata. Quindi prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco dal primo filo sull'uncinetto, prendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto, prendo il filo, entro tra i 2 gruppi tra le 2 maglie alte allungate e faccio una mezza maglia alta. Ora per quanto riguarda il lato, io devo fare appunto 7 maglie alte allungate con la mezza maglia alta. Per una taglia M ne dovete fare 8, per una taglia L ne dovete fare 9. Io adesso qui nel mio gruppo ne faccio solamente 4. Quindi prendo il filo, salto una catenella e di nuovo entro e vado a fare la mia maglia alta allungata. Prendo il filo, entro tra le 2 maglie e vado a fare la mia mezza maglia alta. Ancora prendo il filo, salto una catenella, entro in successiva maglia alta allungata, prendo il filo, entro tra le 2 maglie e vado a fare una mezza maglia alta. Terminate le mie 7 per quanto riguarda la taglia M, 8 maglie e 9, 8 per la taglia M e 9 per la taglia L, possiamo andare a fare invece il nostro angolo. Quindi catenella di separazione, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e andiamo a fare una maglia alta allungata, 2 catenelle, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta allungata, catenella di separazione. Adesso dobbiamo andare a fare le maglie alte allungate del lato lungo. Per quanto riguarda una taglia S dobbiamo farne 14, 15 per una taglia M, 16 per una taglia L. Si saltano 2 catenelle, quindi una cosa che dovete già ricordare almeno per il primo giro è che quando andiamo a fare il ventaglio si saltano prima e dopo 2 catenelle, mentre quindi iniziamo a fare la nostra prima maglia alta allungata, quindi salto 2 catenelle e vado a fare la mia maglia alta allungata, prendo il filo, entro tra il ventaglio, quindi l'angolo, e la maglia alta allungata e vado a fare la mia mezza maglia alta e si ricomincia. Salto una catenella, vado in successiva maglia alta allungata, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte allungate e vado a fare la mia mezza maglia alta. Ripeto, taglia S ne dobbiamo fare 14, taglia M ne dobbiamo fare 15, taglia L ne dobbiamo fare 16. Io qui ho un piccolo campione e un totale di quello che devo andare a fare ne sono 6, quindi continuo a fare la mia maglia alta allungata con la mezza maglia alta. Quindi maglia alta allungata, si salta sempre una catenella di base e andiamo a fare poi la mezza maglia alta. Quindi come potete vedere è veramente molto semplice. Quando andate a fare la maglia allungata e poi andiamo a fare la nostra mezza maglia alta, sono a quota 5, io questo vi ripeto che è un campione, e vado a fare la mia ultima mezza maglia alta. Quindi ne ho fatte 6, devo rifare l'angolo, quindi catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta allungata,
catenella di separazione, mi ritrovo di nuovo nel lato della manica. Ricordo, per la taglia S dobbiamo fare 7 maglie alte allungate, 8 per una taglia M, 9 per una taglia L, saltando prima le 2 catenelle e poi se ne salta solamente una. Quindi maglia alta allungata, rientriamo tra il ventaglio, tra l'angolo e la maglia alta, e facciamo la mezza maglia alta, si salta una catenella e di nuovo maglia alta allungata, prendo il filo, vado tra le 2 maglie e vado a fare la mezza maglia alta. In questo caso io, avendo un piccolo campione, ne devo andare a fare un totale di 4. Quindi vado a fare l'ultima e poi ci troviamo di nuovo a dover fare l'angolo. Quindi catenella di separazione, si saltano 2 catenelle, andiamo a fare il nostro ultimo angolo. Quindi entro nella terza, maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro, un'altra maglia alta allungata, catenella di separazione, si torna a fare l'ultimo lato, dove io ricordo che qui devo fare 6 maglie alte. Nella mia lavorazione vera e propria ne devo andare a fare 14 per la taglia S, 15 per la taglia M, 16 per la taglia L. Quindi vi faccio rivedere di nuovo la prima, saltando sempre 2 catenelle dopo che di base, dopo che avete fatto il ventaglio, scusatemi, l'angolo. Quindi entriamo tra l'angolo e la maglia alta e facciamo la mezza maglia alta. Adesso io continuo, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Allora, quindi sto terminando il giro, quindi ho fatto l'ultimo maglia alta con la mezza maglia alta, catenella di separazione, entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso andiamo a fare il giro, che è quello che verrà sempre ripetuto. Entriamo all'interno del ventaglio, quindi dell'angolo, andiamo a fare una maglia bassissima e di nuovo sempre le 4 catenelle che sono sta maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, rientriamo, una maglia alta allungata, catenella di separazione. Quello che faremo adesso, come vi ho detto, lo faremo per tutto il giro. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta allungata con la mezza maglia alta, entrando tra il ventaglio e la maglia alta allungata. Prendo il filo e invece adesso vado in questo piccolo forellino che ha creato la mezza maglia alta. Ve lo faccio vedere, vedete qua si è creato questo forellino, entro nel forellino e quindi vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta, entrando tra le 2 maglie alte allungate, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi vado qui dove ho il forellino e vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta. Di nuovo vado nel forellino della mezza maglia alta e vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta. Di nuovo vado dove ho il forellino, mezza maglia, una maglia alta allungata e poi vado a fare la mezza maglia alta. Sono arrivata all'angolo, vado nell'archetto e nell'archetto vado a fare la mia mezza maglia alta, cioè scusate, la mia maglia alta allungata e poi la mezza maglia alta, catenella di separazione, entro nel ventaglio e vado a fare una maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro, maglia alta allungata, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta, entrando tra l'angolo e la maglia alta allungata, e poi di nuovo vado nel foro questa volta della mezza maglia alta e vado a fare la maglia alta allungata e la mezza maglia alta e ricomincio. Vado nel foro della mezza maglia alta e vado a fare la maglia alta allungata e la mezza maglia alta, foro successivo, mezza maglia, la maglia alta allungata e la mezza maglia alta, ancora foro successivo, maglia alta allungata e la mezza maglia alta, maglia alta allungata e la mezza maglia alta, maglia alta allungata
e la mezza maglia alta, arrivo nell'archetto e di nuovo mezza maglia, cioè vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta, catenella di separazione, mi trovo dove ho l'angolo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la maglia alta allungata, le 2 catenelle, rientro e di nuovo maglia alta allungata, catenella di separazione e si va a continuare, entro dove ho la catenella e vado a fare la maglia alta allungata e poi la mezza maglia alta, vado nel forellino della mezza maglia alta e vado a fare la mia maglia alta allungata e la mezza maglia alta, maglia alta allungata sempre nel foro della mezza maglia alta del giro precedente e mezza maglia alta, e devo fare questo di nuovo per tutto il lato. Voglio arrivare di nuovo all'angolo per farvelo vedere di nuovo come andare a fare il nostro angolo. Quindi facciamo sempre la nostra maglia alta allungata e la mezza maglia alta, entriamo nell'archetto di una catenella, maglia alta allungata, la mezza maglia alta, catenella di separazione e poi entriamo nel nostro angolo. Quindi entriamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo una maglia alta allungata, 2 catenelle, rientro, maglia alta allungata, catenella di separazione e si ricomincia. Vado nell'archetto di una catenella, maglia alta allungata e poi la mezza maglia alta. Quindi questo è quello che bisogna fare appunto per tutto il giro ed è sempre quello che verrà ripetuto. Quindi stiamo terminando il giro, andiamo a fare sempre l'ultima mezza maglia allungata, cioè l'ultima maglia alta allungata dove abbiamo la catenella di separazione e naturalmente la nostra mezza maglia alta, catenella, entriamo nella quarta catenella e andiamo a fare una maglia bassissima e si ricomincia da capo. Quindi si rientra dentro, 4 catenelle, 2 di separazione, rientriamo e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta, catenella di separazione, poi si ricomincia. La prima maglia alta va fatta nell'archetto, la prima maglia alta allungata nell'archetto, la catenella, la mezza maglia alta e poi si va in ogni archetto formato dalla mezza maglia alta e si va a lavorare sempre la nostra maglia alta allungata e la mezza maglia alta tra la maglia alta, tra le 2 maglie alte. Quindi questa è la lavorazione che andiamo a fare. Io adesso vi dirò quante volte sono andata a fare gli aumenti. Se non dovete fare più gli aumenti, non andate a fare più la maglia alta nell'archetto prima e dopo il ventaglio, ma andate direttamente a lavorare sopra la maglia alta allungata. Quindi ripeto, adesso io continuerò a fare i giri con gli aumenti. Per fare gli aumenti dobbiamo andare a fare la maglia alta allungata con la mezza maglia alta in ogni archetto prima e dopo il ventaglio. Ma se non dovete fare più aumenti, io naturalmente vi dirò se ho fatto tutti gli aumenti fino a mettere i marcapunti o se mi sono fermata. Non dovete andare a fare più la maglia alta allungata prima e dopo il ventaglio, ma direttamente sopra le maglie alte allungate. Sono arrivata a mettere i miei marcapunti. Allora, io ho fatto un totale di 8 giri con aumenti e altri 2 giri, quindi il nono e il decimo senza più aumenti. Senza più aumenti io vi ricordo che significa che non ho fatto più la mia maglia alta dove avevo la catenella prima e dopo la maglia alta allungata, scusatemi, prima e dopo il mio angolo. Quindi vedete qui avevo l'angolo, ve lo faccio vedere. Qui ho fatto il mio ultimo aumento e poi non l'ho fatto più, andando appunto a non fare più la maglia alta allungata prima e dopo l'angolo in tutti e 4 gli angoli. Quindi ripeto, 8 giri con aumenti, gli ultimi 2 giri senza aumenti. Per la taglia M io vi consiglio di andare a fare 9 giri con gli aumenti e altri 2 giri senza aumenti. Naturalmente io vi do delle indicazioni, voi mettete sempre il marcapunti e provate per vedere se la larghezza va bene. Questo naturalmente se la maglia M la taglia M ha messo
un motivo in più per lato come vi ho suggerito. Taglia L, che invece vi ho suggerito di mettere 2 giri in più per lato, io vi consiglio di andare a fare o 9 come la taglia M o anche 10 giri con aumenti e poi altri 2 giri senza aumenti. Io avendo fatto i 10 giri dall'angolo qui all'angolo qui ho circa, ve lo faccio vedere, 17 centimetri. Come scalfo per me va benissimo, non considerate così, ma prendete lo scalfo in questa maniera, perché così sembra corto ma in realtà a me va più che bene, cioè non mi stringe per nulla, mi scende benissimo sotto le braccia. A questo punto quindi si vanno a mettere i marcapunti dove abbiamo il nostro angolo, quindi il nostro ventaglio, e io cambierò anche punto, lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5, ma andrò a cambiare il punto. E quindi iniziamo appunto dal marcapunti dove ho messo i marcapunti, quindi andiamo a unire la parte dietro dalla parte avanti. Adesso andremo a fare un punto pieno e io vado a realizzare sempre all'interno del primo angolo dietro 2 catenelle che sono prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado nell'angolo anche del davanti e vado a fare un'altra maglia non chiusa e le chiudo insieme. E poi vado a lavorare facendo catenella, rientro nello stesso all'angolo e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nel foro e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e ricomincio da capo, entro, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nel foro all'accanto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, foro successivo, altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e vado a fare questo per tutto fino ad arrivare al secondo marcapunti, quindi entro dentro, maglia alta non chiusa, foro successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e rifaccio maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa nel foro successivo, le chiudo insieme, catenella, vado a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi prendo il filo, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, entro nell'archetto dell'angolo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, tolgo il marcapunti, rientro dentro il ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella maglia, rientro dentro sia nella maglia sia nel ventaglio avanti che nel ventaglio dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, catenella e ricomincio, rientro questa volta nel ventaglio del dietro e vado a fare una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa nell'archetto successivo e le chiudo insieme, catenelle, ricomincio da capo, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo così fino ad arrivare a chiudere il mio giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare il giro poi successivo. Sto per terminare il giro, vado a fare il mio ultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme, quindi entro nell'archetto, vado nel ventaglio iniziale e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Devo chiudere quindi la lavorazione, vado a fare la catenella, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima e a questo punto si ricomincia, entro nell'archetto precedente, vado a fare una maglia bassa e una catenella che sono la mia maglia alta non chiusa, entro, supero le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, si ricomincia, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto di una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, ricomincio, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme,
catenelle, ricomincio da capo. Questo è il giro che dobbiamo sempre fare per far arrivare alla lunghezza del nostro vestito. Ora, se dovete fare degli aumenti, il mio suggerimento è questo: non andate a fare una catenella di separazione, perché altrimenti allarghereste la lavorazione, però se volete, cioè la fareste più forata. Però se volete fare questo potete farlo tranquillamente, quindi invece di fare una catenella potete fare 2 catenelle, però questo o lo fate lateralmente, perché se lo fate per tutto il giro allargate parecchio, quindi diciamo che dipende sempre come volete trasformare questo vestito. Altro suggerimento invece che io vi voglio dare è quello di lateralmente andare a fare invece tra una maglia tra un gruppo di maglie alte chiuse insieme e un altro una maglia alta, ossia in questa maniera. Ve lo faccio vedere. Io qui ho fatto il mio gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, ho fatto la catenella, entro e vado a fare una maglia alta, catenella e poi ritorno a lavorare manualmente, quindi maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, la chiudo insieme. Quindi al giro successivo, quando andremo a fare la maglia e le 2 maglie alte chiuse insieme, ne andremo a fare anche una qui dove abbiamo la maglia alta, quindi rientreremo qui, maglia alta non chiusa, entriamo nel foro successivo, maglia alta non chiusa, e quindi abbiamo un gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme in più. Naturalmente se noi mettiamo a fare la maglia alta lateralmente, la dovete fare anche da quest'altro lato, altrimenti poi la lavorazione inizia a svirgolare, come si suol dire. Quindi mi raccomando, se fate gli aumenti laterali li dovete fare a entrambi i lati. Io per adesso non penso che dovrò fare degli aumenti, perché come potete vedere è molto larga, perché io, come vi ho detto, volevo che sia un vestito già largo da sopra. Però se dovessi fare degli aumenti, naturalmente vi dirò a che giri li ho fatti, quante maglie alte sono andata a fare, quindi vi dirò tutte le indicazioni. Dunque io ho terminato il mio vestito e vi dico che ho ripetuto il giro per 57 volte fino a consumare l'intera cake, però al giro 30 ho fatto gli aumenti laterali, andando a fare come, scusate, al giro 25 andando a fare, come vi ho detto, una maglia alta prima e dopo qui dove ho l'inizio del giro, e anche da quest'altra lato, mentre poi al 30° giro ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme sono andata a fare una maglia alta, questo per allargare ancora di più la gonna. Tenete presente che il mio 25° giro, dove ho fatto il primo aumento, è poco tipo 3 centimetri prima dei fianchi, quindi quando ho fatto l'ulteriore aumento ero proprio sui fianchi per averlo bello morbido, diciamo sul sedere, e quindi la gonna vera e propria. Quindi ripeto, ho fatto un totale di 57 giri, ho fatto il primo aumento al 25° giro facendo soltanto 2 aumenti laterali, e poi al 30° giro ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme ho fatto la maglia alta, in modo tale da allargare ulteriormente la lavorazione. Voi naturalmente potete fare tutti gli aumenti che volete al giro che volete. Io vi suggerisco sempre, se volete bene morbido la gonna, di iniziare qualche centimetro più prima dei fianchi. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.